Bentornati sul canale, ringraziamo Paizo per averci dato Rage of Elements e oggi andiamo a spiegare nel dettaglio la nuova classe che è il Cineta, come vedete qua sopra. Rispetto alle altre classi cercheremo di tenerlo più focalizzato alle caratteristiche uniche del Cineta e salteremo, anche se è la prima classe che viene rilasciata come remastered, tutte le cose comuni alle altre classi che le potete trovare ovunque e sono effettivamente da non ripetere, quindi lo terremo focalizzato su questo. Oggi parleremo delle caratteristiche principali, quindi tutta la parte di privilegi, e visto che poi tutte le sia build e i talenti del Cineta sui vari 6 elementi sono molti, le spezzeremo in più video. E la cosa che poi lo differenzierà da altre classi, ma secondo me lo farò anche per le altre quando usciranno le altre classi remastered, più che altro le build andremo a vedere un po' come si gioca, un po' per capire quali potrebbero essere dinamiche. Detto questo, vado a rimpicciolirmi e partiamo subito. Andiamo subito a cominciare dicendo che il Cineta è una classe molto particolare. Paizo, devo dire che ha fatto un ottimo lavoro per darci un caster senza slot di incantesimi, quindi scegliendoli dai vari talenti. Pochi talenti, ma che usa spesso e che può combinare rispetto agli elementi, focalizzandosi magari su uno o su molti, poi andremo subito a vederlo. E la cosa interessante è che rispetto all'elemento che si andrà a scegliere, il gameplay del vostro personaggio sarà molto differente. Poi cercheremo nei vari video focalizzati sui vari elementi di andare a dare un minimo di dettaglio. Prima nota, l'attributo chiave della Costituzione è la prima classe che lo ha rispetto alle altre 22. Come vedete, le competenze iniziali abbastanza comuni. L'unica cosa che dovete ricordare è che è addestrato nelle armature leggere. Per questa cosa poi lo vedrete che alcuni elementi possono utilizzare questa caratteristica per indossare armature più pesanti e poi lo vedremo. Diamo un occhio velocemente alla tabella di avanzamento del Cineta. Come vedete hanno cose abbastanza standard, andremo in dettaglio poi a capire cosa sono queste tipologie di poteri che ha unicamente il Cineta. Dal punto di vista di talenti vedete che l'avanzamento più o meno è identico e non ci sono grosse novità da quel punto di vista, tranne le peculiarità che andremo a vedere adesso. Come abbiamo già detto, saltiamo quelle che sono più comuni, come l'Ances e il background. Qua vedete già la gestione del remastered, quindi sono sparite tutta la parte di abilità, quindi c'è solo unicamente il modificatore. La prima cosa che dovete sapere è che il Cineta ha quello che si dice il Cinetic Gate, quindi può aprire dei canali verso dei piani elementari per trarne la sua forza e utilizzare i poteri che si chiamano impulsi, che sono dei talenti che vengono acquisiti man mano che il Cineta avanza di livello. Al primo livello può scegliere se usare il single gate, quindi un solo elemento, oppure un dual gate con 2 elementi, ma successivamente può andare a scegliere ulteriori. Gli elementi, come vedete, sono aria, terra, fuoco, metallo, acqua e legno, e la cosa interessante è che questi elementi possono essere utilizzati anche in ambienti in cui normalmente non possono. Per esempio, potete usare azioni o impulsi di fuoco al di sotto dell'acqua,
oltre agli impulsi con tratti elementali che abbiamo detto poc'anzi, ci sono quelli, diciamo, generici in cui tutti i cineti possono acquisire durante la loro progressione. Se scegliete il single gate, vi potete collegare unicamente a un solo elemento. Avrete 2 talenti di impulso al primo livello, ovviamente col tratto di quell'elemento. In aggiunta avete il beneficio che se utilizzate un impulso di quell'elemento che ha 2 azioni o più, avete un effetto aggiuntivo per ogni round e lo potete utilizzare unicamente una volta. Vediamoli, sono aria. Scusate, dimenticavo che questo effetto avviene prima dell'effetto dell'impulso, a meno che non è specificato, come per esempio per l'aria, quindi sia prima che dopo l'effetto dell'impulso potete fare metà del vostro movimento o di uno step. Per terra i vostri frammenti fluttuano attorno a voi, vi garantiscono un +1 di bonus di circostanza alla vostra AC fino al prossimo turno. Questo non è male. Anche aria, secondo me, è da valutare molto bene, perché spostarsi prima dell'impulso è un movimento sempre gratis che si fa. Dal punto di vista del fuoco, incremento il dado di danno di uno step, quindi se ho un D6 vado a un D8 e così via discorrendo. Per il metallo invece scegliamo acido elettrico o piercing, e fino all'inizio del prossimo turno ogni creatura che vi tocca o vi danneggia con un'arma da corpo a corpo, ovviamente che deve essere attaccato a voi, prende danno del tipo prescelto metà del vostro livello. Quello del metallo non è che mi piace tantissimo. Poi abbiamo acqua, che lo apprezzo molto perché è molto tattico, quindi dopo l'impulso puoi muovere la creatura target del tuo impulso o nella sua area di 5 feet in ogni direzione. Ovviamente non potete muoverlo in aria e la creatura ovviamente deve essere, che è target, deve volere di essere mosso. Quindi se è un vostro alleato, perché magari state facendo un impulso di cura, potete riposizionarlo. Ovviamente se è un nemico deve aver fallito il tiro salvezza contro l'impulso, e vi devo dire che questa qua è molto tattica, quindi potete posizionare, magari togliere un nemico dal muro e metterlo tra i vostri alleati, cosa secondo me molto carina da considerare. Invece il legno guadagna degli punti ferita uguali, temporanei, uguali al proprio al proprio livello fino alla partenza del vostro prossimo turno. Con Dual Gate invece prendete 2 elementi diversi e sceglierete un impulso con il tratto di una e un impulso con il tratto dell'altra, quindi praticamente non cambia nulla rispetto alla single gate. Ovviamente non avete l'effetto aggiuntivo che abbiamo parlato poc'anzi. Altra cosa secondo me molto scenica è la vostra Kinetic Aura. Rispetto agli elementi che avete scelto, attorno al vostro personaggio orbitano in modo ovviamente unico che descriverete voi. Potete scegliere voi la forma, come appaiono e come viene visualizzata dagli altri questa aura cinetica, per renderla ancora più unica e scenografica. Però tutto questo va attivato, quindi avrete un'azione che si chiama Channel Elements per attivare la vostra aurea cinetica, e ovviamente se non l'avete attivata
non potete utilizzare i vostri impulsi. E mi direte, ah, un'azione persa. Invece no. In questo caso, ovviamente il requisito potete attivarla se non l'avete già attiva, e come parte di questa azione potete usare un'altra azione che vediamo dopo, che si chiama Elemental Blast, oppure un'azione di stance o posizionamento, un impulso di posizionamento che poi vedremo. Quindi non la perdete per attivarla, ma potete già utilizzare un qualcos'altro come queste singole azioni che poi andiamo a vedere. E la vostra aura cinetica si manifesterà come di 2 quadretti da voi, per intenderci, e comincerà a, diciamo prima, a circondarvi e fluttuare attorno a voi, ovviamente con gli elementi che avete scelto. Al primo livello diciamo che è unicamente qualcosa di scenografico, poi ci possono essere dei poteri che vi danno o le danno all'aura abilità e poteri e o effetti aggiuntivi. L'aura cinetica si disattiva in automatico se ovviamente scendete a 0 punti ferita, quindi knocked out, o usate un impulso con il tratto overflow, oppure di vostra spontanea volontà terminate, diciamo, la vostra aurea. Adesso passiamo ai veri e propri impulsi, che sono uno speciale tipo di azione magica che è disponibile ai cineti, permettendogli di modificare e plasmare gli elementi in modi diversi e forme molto potenti, ovviamente con l'avanzare del livello. Come abbiamo già detto, l'aura cinetica deve essere attiva e dovete avere una mano libera. Quando è così, automaticamente guadagnate 2 impulsi. Uno è Elemental Blast e uno è Base Kinesis, che adesso andiamo a vedere. Come abbiamo già detto all'inizio, gli impulsi sono magici, ma non sono incantesimi. Però le abilità che restringono nel castare ovviamente incantesimi o proteggere contro altri incantesimi funzionano anche sugli impulsi. Qua l'altra cosa diversa che è dal livello degli incantesimi, ovviamente il livello dell'impulso è come un talento classico, quindi sarà comparato al livello del personaggio. Quindi se si ha un personaggio di quinto livello, l'Elemental Blast o anche gli altri impulsi vengono lanciati di quinto livello. Quindi non vi sbagliate, perché quando vengono potenziati c'è scritto level più 4, vuol dire che diventeranno più forti al quinto, se ovviamente di primo livello, l'impulso, al quinto, al nono, al tredicesimo e al 17esimo. Non è il livello ovviamente come viene definito sugli spell. Per tutti gli impulsi a cui serve un tiro salvezza o una class DC, o serve andare a colpire, per esempio, tutto fa base sulla class DC del cineta. Quindi il tiro d'attacco dell'impulso funziona allo stesso modo come il tiro d'attacco di uno spell, di un incantesimo. Quindi procediamo sull'Elemental Blast che dicevamo prima, l'impulso base che può utilizzare il cineta dal primo livello, può essere da 1 a 2 azioni, è un attacco che parte ovviamente dalla vostra mano, utilizzando il vostro elemento, farà dei danni, poi andiamo a vederli, rispetto al vostro elemento. Se utilizzate come una singola azione, potete farlo sia corpo a corpo che da distanza contro la C della creatura, e aggiungete il modificatore della forza al vostro danno. Invece, se fate
un'azione, se fate Elemental Blast con 2 azioni, guadagnate lo status bonus del danno uguale al vostro bonus di costituzione. Quindi quando andate a fare il vostro personaggio dovete anche considerare in questo caso se dovrete avere, e secondo me dal punto di vista anche di armatura potete prenderla anche pesante successivamente con alcuni impulsi. Secondo me dovrete anche valutare bene come seconda caratteristica la forza. Invece per la tipologia di danno e il dado da tirare, li vedete qua, funziona abbastanza in modo standard. Ovviamente la cosa che mi stupisce è che il fuoco è un D6, però ha più range. Aria, fuoco fanno un D6 a 60 piedi, invece terra, metallo, acqua e legno un D8, ovviamente con con la possibilità di scegliere la tipologia di danno. Ovviamente successo critico fanno il doppio classico e invece successo danno standard. Qua la cosa interessante è che c'è level più 4. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che rispetto a un'altra classe martial, quindi di corpo a corpo, che mette le varie rune, prosegue proprio come le classi martial, come se hanno le rune l'arma prescelta. Quindi questo non è malvagio anche dal punto di vista di danno che il cineta con questo impulso base può fare. L'altra azione base che può fare il cineta è quella di Base Kinesis, che praticamente va ad alterare in modo molto semplice un elemento. In questo caso cosa può fare? Andiamo a vedere molto velocemente. Può generare un pezzo, diciamo, dell'elemento prescelto, ovviamente non magico, che arriva direttamente dal piano elementale, oppure può andare a muoverlo, oppure distruggerlo. Poi, ovviamente, level più 4, vado a incrementare il range in cui posso muoverlo e aumentare ovviamente in modo proporzionale anche quanto è grosso il materiale il materiale dell'elemento che vado a creare. Fino a qua abbiamo visto quelli che sono le basi per scegliere il vostro cineta. Avete visto che avete tantissime opzioni, ma già vedete dalle impulsi di base che avete che sono molto flessibili sia dal punto di vista di azioni che cosa potete fare. Adesso andiamo a focalizzarci e adesso andiamo a vedere tutti i privilegi della classe del cineta con l'avanzamento dei vari livelli. Per i talenti di classe del cineta abbiamo quelli che abbiamo già detto al primo livello e ogni numero pari, non cambia nulla rispetto allo standard. Skill fit normali. Al terzo livello abbiamo extract element, quindi potete estrarre dal corpo di una creatura, ovviamente dello stesso elemento, fagli 2 dadi da 4 di danno senza damage type e poi diventa suscettibile ai vostri impulsi. Ovviamente deve fare un tiro su tempra e vediamo il successo. Praticamente prende sì metà danno, però diventa a una penalità dei tiri salvezza di -1, che non è male. Ovviamente trovare creature del tuo tratto dipende molto dalla campagna, da cosa vi propone il master, però insomma può essere un ottimo spunto. Interessante che aumenta di un D4 per ogni 2 livelli. General fit identici alle altre classi, pure le skill increase. Ovviamente al terzo
Wheel Expertise, anche le Ancestry Fit sono uguali, identiche alle altre classi, quindi saltiamo e arriviamo a Gates Threshold, che è l'altra cosa principale da capire per il Cineta. Dal quinto livello e ogni 4 livelli successivamente potete andare a scegliere di espandere il vostro, ovviamente il vostro gate o il vostro portale, oppure dividere il vostro percorso. Cosa vuol dire? Andiamo subito a vederlo. Expand Portal vi permette, se siete focalizzati su uno dei vostri elementi, di guadagnare un talento, un impulso del vostro livello o inferiore di uno dei vostri elementi cinetici. Se ovviamente avete più di un elemento, cui siete già focalizzati, ovviamente per i livelli successivi, potete scegliere un impulso composito che andremo a vedere più tardi, però ci sono dei già prestabiliti degli impulsi che hanno più tratti assieme, quindi fuoco, aria, terra, fuoco e così via discorrendo. Andremo a vederli in video successivi che sono molto interessanti e anche molto fantasiosi. E guadagnerete anche quella che si chiama Gate Junction, che per uno dei vostri elementi che dopo andremo a vedere. Quindi in questo caso al quinto potete andare a applicare, se avete più elementi, potete applicarlo a uno degli altri elementi, se avete scelto per esempio il dual gate al primo livello. In questo caso dice anche che ovviamente se vi siete focalizzati su un elemento cinetico potete prendere anche, come dicevo prima, i talenti di classe del cineta che sono generici per tutti i cineti. Potete sceglierlo anche in questo caso. Fork path vuol dire aggiungere un altro elemento e sceglierete un impulso aggiuntivo. Ovviamente non potete scegliere in questo caso un impulso composito. Ecco qui le gate junction che parlavamo prima all'interno del nostro expand the portal. Cosa vi dà in più qui? Dà al cineta una nuova tecnica. Quindi della lista che vedete qui sotto ne scegliete uno per il vostro elemento che andate a scegliere. Quindi Critical Blast succede quando fate critico con la vostra Elemental Blast, quindi ha un effetto aggiuntivo. Avete Elemental Resistance che vi garantisce, quando avete l'aurea attiva, una resistenza uguale al vostro livello di resistenza rispetto al danno che avete di quel tratto per quel tipo a cui avete scelto quella Elemental Resistance, oppure che arriva da una creatura che ha quel tratto. La cosa potente qui è che al 17° livello guadagnate un'immunità. Ovviamente non vi fa diventare immuni alla creatura di quel tratto, ma unicamente al danno. Continuando, potete scegliere per un vostro tratto un Impulse Junction che abbiamo visto prima sotto il single gate, quindi sono quegli effetti aggiuntivi prima che si scateni l'impulso per ogni tratto. Questa non è malvagia quando si hanno già più tratti. Poi abbiamo Aura Junction che aggiunge un effetto alla tua aura cinetica quando fate Channel Elements. Poi abbiamo Skill Junction che vi fa diventare addestrati nella lista di skill che poi vedremo su ogni tratto elementale, o se siete già addestrati vi dà un bonus ulteriore scalabile con livello. Potete scegliere una Gate Junction solo una volta, almeno che sia specificato. Potete anche non attivare il Gate Junction se volete. E un'altra nota è il fatto che potete usare solo
una junction per un impulso per quel round. Adesso andiamo a vedere tutte le gate junction che ci sono. Quindi per l'aria abbiamo che Critical Blast fa un push del target fino a 10 feet, quindi 2 quadretti, direi non male. Resistenza elementale, aria e elettricità, ok. Aura Junction, tu e ogni alleato che parte nel tuo turno riceve più 10 piedi di bonus per muoversi fino alla fine del turno. E questa insomma non è malvagia. Skill Junction Stealth Experience Smuggler, quindi sia con la skill che con la General Fit che può prendersi. Earth Critical Blast non male, diventa prono e se non è sul ground scende di 20 piedi. Elemental Resistance Earth Poison, Aura diventa terreno difficile, non male anche questa, molto diciamo tattica. Athletics FT Hauler. Passiamo al fuoco, quelle dei Junction, Critical Blast, danni aggiuntivi, direi ottimo, resistenza al freddo e al fuoco. Aura Junction, non male anche questo, quindi chi è all'interno dell'aura riceve una debolezza da fuoco per i tuoi impulsi di fuoco. La weakness è metà del tuo livello. Ovviamente però ci devi andare vicino da provare questo. Metal, bersaglio, prende anche qui danni, un d6 di danni persistenti da sanguinamento e poi ulteriori danni. Resistenza, elettricità e metallo. Aura, il nemico prende -1 di stato agli attacchi con oggetti di metallo e -1 alla penalità della C. Se sta indossando un'armatura di metallo o ha il tratto metallo o è fatta di metallo. Non lo so, potrebbe essere utile. Crafting Quick Repair, sempre utili. Water, interessante. Critical Blast fa anche 2 danni di splash per dado di danno, non male secondo me. Resistenza a fuoco e acqua. Junction, questa situazionale, però potrebbe essere male avere una resistenza al fuoco per metà del proprio livello. Ovviamente spegni tutti i fuochi non magici all'interno dell'area. Skill, atletica e Underwater Marauder. L'ultima Woodgate, legno Gate Junction, Critical Blast. Questa direi che è ottima, praticamente se facciamo una critical hit e siamo adiacenti a una superficie però di terra, vorrà dire, e escono delle radici per acchiapparselo e il bersaglio diventa immobilizzato e può spendere una azione per scappare. Vabbè, dici 10 è poco, però spreca un'azione. Non male, ma non male. Vabbè, se il bersaglio non è bloccato, se è incorporeo, ma qui ci sta, diciamo. Poi resistenza legno e veleno. Poi Aura Junction. Questa qua non è malvagia, praticamente crea un'aurea con i vostri alleati e guadagnano un punto vita temporaneo fino all'inizio del prossimo turno, incrementando in modo proporzionale al 10° e al 15° livello. Non male, però bisogna stare in prima linea, da capire se è carina da giocare. Le skill survival e terrain expertise. Poi abbiamo durability abbastanza standard, expertise standard, perception uguale, weakness riflessi, e questa ovviamente è distintiva e quindi ci fermiamo.
All'11° abbiamo Reflow Elements, che nella vostra daily preparation potete andare a rimpiazzare uno dei vostri impulsi, talenti di impulso, con un altro dello stesso elemento, ma non potete scegliere altro elemento, ovviamente diverso da quello con cui lo scambiate, oppure un impulso composito. Abbiamo Weapon Expertise all'11°, Light Armor Expertise al 13°, abbastanza standard come tutte le altre classi. Anche qui abbiamo Weapon Specialization al 13, al 15° Greater Kinetic Durability, al 15° diventa Master nella classe DC del Cineta. Double Reflow puoi rimpiazzare al posto di 1, ne puoi rimpiazzare 2. Poi abbiamo Final Gate, dove finalmente al 18° livello la tua aura cinetica si attiva in automatico e utilizza Channel Elements come azione gratuita. Poi abbiamo Kinetic Legend, quindi leggendario decisamente un po' come le altre classi della classe DC, e poi abbiamo Light Armor Mastery, quindi diventa master sulle armature leggere e ovviamente senza armature. E concludiamo questo lunghissimo video e ci vediamo a breve per parlare dei diversi impulsi che ci sono disponibili alla Cineta, quelli generici e quelli di ogni singolo elemento. Un saluto e ci vediamo a presto, ciao!